Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentrovati. Oggi sono qui con una leggenda, nel senso che il JD 800. Allora, una leggenda nel senso che quando uscì questa tastiera, intorno al 91 credo, non ebbe, diciamo, il successo meritato. Forse era troppo presto per un certo tipo di approccio e forse era troppo era tardi. Mi spiego meglio. Eh, Si arrivava dagli anni 80 e quindi Roland aveva introdotto la digitalizzazione così nell'aspetto gestionale dei suoni. Quindi, per esempio, il JX8P bisognava prendere un modulo esterno per poter così avere questo a disposizione, quello che vedete, che sono poi tutti i parametri a vista e editabili manualmente. Perché appunto ci si era allontanati dallo spippolamento, diciamo. Poi in realtà, al di là di quelli che dicono che le scelte, diciamo così, aziendali, ma questo lo metterei in secondo piano in questo momento. Io credo che qui, dopo il D50, che comunque aveva fatto un grande passo avanti dal punto di vista invece della mentalità sonora, dell'approccio sonoro, della voce nuova che aveva e anche proprio tecnologicamente nuova che aveva, il D50, questo era il passo successivo, un po' come in quegli anni Yamaha con SY99 aveva fatto il passo avanti mettendo insieme l'FM, l'AVM, quindi diciamo i campionamenti insieme a una sintesi. La stessa cosa fece Roland con la linear synthesis, che poi era quella che aveva il D50 e l'aveva così portata nel nuovo millennio, nel nuovo decennio, con il JD 800. La cosa incredibile dei JD 800, a mio parere, al di là del suono che è imbarazzante, adesso scorreremo tutti i preset perché qui quello bisogna fare, perché sì, è bello lavorarci e tutto, spiegherò due cose, ma fondamentalmente qui il sound design è talmente bello che non si possono non scorrere i preset. Dicevo, per tornare a noi, che qui la cosa che porta, che fa effetto è il fatto che molte di queste modalità, per esempio questa palette dove ci sono i 4 toni che possiamo miscelare, e poi tra l'altro editare separatamente utilizzando questo pannello dove scegliamo il tono da editare, lo editiamo, poi li misceliamo. Questa modalità è una modalità che davvero ricorda, che ne so, il Nordwave 2, per dire, che è appena uscito e che è esattamente così, è questa cosa qui. Tra l'altro con tutto a vista, quindi è molto simile come approccio, chiaramente in una modalità più moderna, attuale, con tutte le possibilità anche tecnologiche che abbiamo adesso, quindi i motori che ci sono dietro il suono sono attuali, sono molto potenti. Qui c'era quello che vi ho detto finora, cioè quindi di 50 mescolato con questo dal punto di vista sonoro, con i suoni nuovi, moderni dell'epoca. Ma un'altra cosa importantissima sono gli effetti, cioè questo aveva un DSP a bordo che era potentissimo, aveva una qualità estrema, e quindi questa cosa metteva insieme tutte queste caratteristiche e dava questa possibilità. Al di là del sound che chiaramente può essere riportato a quel periodo, anche se io sono dell'idea che sia moderno adesso se utilizzato con intelligenza in certe produzioni, al di là del suono, dicevo, c'è una profondità di campo che è fuori dall'ordinario, cioè nel senso che io sento proprio che il suono esce in un modo veramente musicale. E questa è una percezione che non ho solo io, perché molti sono innamorati di questo strumento.
tra questi innamorati c'è il possessore di questo modello in particolare, che è Alex di Donna. Siamo qui a SynCloud, ringrazio Alex perché mi ha portato il suo GD800 che lui ha recuperato in uno stato pietoso e ha rimesso in condizioni perfette, tastiera compresa, nonostante avesse il problema della colla rossa che molti di voi conosceranno e che è una cosa difficilissima da gestire. Lui è riuscito a aggiustare la questione e farlo diventare, devo dire, veramente incredibile, perché la tastiera sembra nuova. Non credo di averne mai trovato uno così in ordine, e quindi diciamo che ha fatto un lavoro davvero, che gli va dato atto di aver fatto un lavoro davvero incredibile. E detto questo, io ripeto, qui si tratta di, ecco, una cosa curiosa, magari andare a perlustrare le opportunità che ci sono per ogni preset. Chiaramente non lo possiamo fare per tutti i preset, però per molti preset molto spesso, per questo è importante questo pannello, abbiamo qui all'inizio quando si utilizza un nuovo suono, vediamo i livelli di questi toni. Ce n'è sempre qualcuno basso di livello, poi scopriamo il perché, nel senso che sono molto spesso dei pad, e utilizzando il cutoff, la resonance, il filtro e anche gli effetti, ci si rende conto che tutte queste patch sono state disegnate, concepite in modo molto intelligente, nel senso che per esempio il cutoff e la resonance agiscono su uno dei toni e quindi sono utili per quel tipo di suono, per quella parte di suono, per quel tono, appunto, quel layer che in quel caso necessita più frequentemente dell'utilizzo della frequenza, del cutoff. Quindi tutte queste cose sono fatte con estrema lucidità, insomma. Qui questi sono veramente potenti, questi suoni. Tra l'altro qui abbiamo a disposizione questo solo, questo tasto che ci permette di mettere in solo, diciamo, fare andare in mono ogni suono. A volte si creano delle sorprese utilizzandolo. Poi i suoni sono tantissimi, sono tutti bellissimi. Questo è famosissimo. Perché qui poi c'è anche una questione discografica, nel senso che quelli che utilizzano questa tastiera, nonostante abbia questa attitudine sound design, molto anche di ambiente, tutto quanto, in realtà è stata utilizzata tantissimo da strumentisti e musicisti in ambito, diciamo, rock negli anni 90, rock prog, perché aveva questi suoni solisti e sono di una potenza, di una prepotenza incredibile, e sono famosi, voglio dire. Ecco, questa è fantasia 90s, nel senso che è il D50 moderno dell'epoca. Ecco, se posso essere sincero, io ho avuto il D50, l'ho usato per tanto tempo, era una tastiera meravigliosa, è fantastica. Se vi piace quel mondo, c'è chi dice no, ma il D50 ha un'altra pasta. Sì, siamo d'accordo, però è incredibile la qualità audio di questo strumento, nel senso che è cristallino a livelli impressionanti. Poi può piacere o non piacere quel tipo di attitudine, però è davvero, si sente che sono stati messi, cioè che c'è uno spiegamento di mezzi da parte dell'azienda per cercare di fare una cosa veramente bella, e questo si percepisce quando la si suona e la si ascolta, perché è ispirante, è sempre molto musicale. E poi c'è
Anche quando i suoni sono complessi, quando sono, diciamo, pieni di informazioni, in ogni caso c'è sempre la percezione che il tono, l'accordo, le armoniche che compongono il suono siano musicali, si incontrino, siano giuste, si incontrino, si colleghino fra loro in modo giusto, corretto, e quindi l'informazione che percepiamo anche quando c'è confusione tra effetti e movimento comunque si riconosce immediatamente di che cosa si parla dal punto di vista armonico e dal punto di vista anche della percezione strumentale, non so come dire, perché lo strumento musicale deve avere una componente espressiva, è fatto per quel motivo e questo ce l'ha in modo veramente potente. Poi ci sono tutte queste cose che fanno percepire ancora di più la potenza. La potenza di questo strumento. Sono tutte... Cioè, il problema è che tutte le patch sono interessanti, tutte hanno uno sviluppo, volendo chiaramente poi basta toccarla perché si creino mondi nuovi immediatamente, è impressionante, infatti bisogna quasi stare attenti nel muoversi perché è delicatissimo quello che accade, è immediato. È pazzesco, ha veramente il potere di tenerti lì. Anche nel caso di questi suoni, diciamo così, tra virgolette, di estrazione pianistica o comunque vicini, c'è quella sincerità nel sapere che si sta facendo un'altra cosa, che a volte funziona bene. Questo è un synth a tutti gli effetti. Infatti abbiamo tutto quello che normalmente si trova in un synth, quindi la DSR, gli inviluppi... ci sono tutti, abbiamo qualsiasi cosa ed è tutto a vista. Questa per l'epoca era una cosa meravigliosa perché si arrivava da anni dove c'era il nulla, il deserto completo, del deserto dei tartari, c'erano solo dei bottoni a sfioramento e basta, insomma. Ci sono... Sentite che i suoni non cercano mai di essere uno strumento, ma cercano sempre di essere dei sintetizzatori, cioè delle novità, qualcosa di diverso. Perché non so se ricordate a quei tempi, chi ha la mia età lo sa, molto spesso c'era, che ne so, si accendevano tastiere che erano magari portatissime per fare altro, degli strumenti che arrivavano negli anni 80, ce ne sono stati un po', si accendevano e c'era scritto tipo piano 1, ma non sembrava un piano chiaramente. Gli strumenti che hanno fatto più successo sono stati quelli che in realtà utilizzavano la loro attitudine in modo sincero e onesto. Qui vedete per esempio il cutoff agisce solo su 3 dei layer, dei toni, ed è interessante perché in realtà si può
mantenere questa parte di soffiato, questo breath. E poi anche solo con il cut off. Comunque vabbè ragazzi, è una meraviglia, è veramente una meraviglia, cioè. Sono così emozionato perché mi ricordo anche la sensazione le prime volte che mi ero trovato di fronte a questa tastiera. Tastiera che proprio per la sua attitudine aveva questa forza pazzesca nella struttura. Quindi molto spesso quando quelli della mia età dell'epoca, io ero ragazzo, quindi già suonavo, ma così insomma quando l'ho provata ero entusiasta perché ci mettevo le mani e dicevo ma senti che storia, ma scorrevo i preset. Chiaramente l'addetto del negozio cercava di spiegarmi costantemente tutto quello che erano le funzioni che avevamo a disposizione, perché era chiaramente lui, arrivando dal lato anche tecnico della cosa, era sbalordito dalle opportunità che Roland aveva messo in una tastiera sola. E mi diceva continuamente puoi fare questo, puoi fare quello, ma io ero chiaramente ubriacato dai suoni, perché questa decisione, ma nello stesso tempo ampiezza, e questa ampiezza pulita, non so come dire, questo sparkle che c'è dappertutto lasciava veramente di stucco, insomma. Pazzesco, veramente pazzesco. Poi questi sono di una cattiveria incredibile. La tastiera permette a livello dinamico veramente di agire sul suono, veramente belli, veramente belli. E qui tutti è bellissimo. Bellissimi, veramente. Ecco, sentite che anche questo è un clavinet, ma non è un clavinet, è una cosa diversa, fa venire in mente un approccio immediatamente differente, non viene da... Bellissimi tutti. Si aprono mille mondi. Toccandola anche pochissimo si entra in un mondo immediatamente magico, insomma, Ming Dynasty. Ming Dynasty. Tutti bellissimi i suoni.
Qui l'unica cosa che si può fare è provarli uno via l'altro, perché il sound design che è stato fatto, questi sono i preset di fabbrica, eh. Come dicevo, al di là della scelta di suono, è proprio il sound, cioè la qualità, che lascia sempre sbalorditi. Qui questo lo ricordo bene. È decisamente espressiva, insomma, ecco. Come vedete, molto spesso i suoni Dicevo, come vedete, molto spesso i suoni sono presentati in un modo, poi possono davvero cambiare seguendo varie strade, cioè nel senso, utilizzando i 4 toni, un po' in stile, appunto, come dicevo, Nord Wave, si ha un tipo di risultato. Utilizzando i filtro si ha un altro tipo di risultato. Utilizzato la DSR ancora un altro, perché ogni volta che si interagisce, questi parametri agiscono su un numero di toni che non è detto che sia tutti e 4, ecco, insomma. Molti di questi io li ricordo perché poi chi l'aveva in studio la utilizzava spesso nelle produzioni e dava un sound ben preciso. Alcuni di quelli che conoscevo all'epoca, produttori di musica pop, avevano intuito le possibilità di questa tastiera e la utilizzavano in modo estremamente intelligente, quindi riuscivano addirittura a uscire radicalmente dall'aspetto quello del tempo, del momento storico degli anni 90, che chiaramente dove questi suoni erano utilizzati in modo abbastanza invadente in tutto quello che era la discografia, lo facevano diventare un synth, questo volevo dire, nel senso, e lo utilizzavano in quanto tale. Mi ricordo che c'erano delle cose, cioè, molto spesso dicevi, caspita, con cosa l'hai fatto il basso synth? Per dire, no, col JD. Con cosa l'hai fatto? Col JD, perché poi davvero da qui si può uscire con un synth che sembra analogico, perché ha talmente tanta qualità e la pasta è talmente rotonda e spessa che si arriva dovunque.
proposito di synth, sentite quanto è basso questo, la frequenza di questa, eppure si riconosce la nota. Questa è qualità, c'è niente da fare. Questa è una specie di organo strano, dei grandi classici dell'epoca questi. Per non parlare delle sigle televisive. C'è gente che ha fatto praticamente la fortuna accendendo questo, facendo una cosa così abbastanza, tra virgolette, immediata, registrandola per una sigla di una telenovela, e buonanotte, si è messo a posto per tutta la vita. Perché veramente bastava un suono per caratterizzare immediatamente un'idea. Cioè, non vi dico niente. Roland, Campanelli, loro sono i numeri uno. Sono delle cose particolari. Ecco qui il discorso dei synth. Questo è impressionante, veramente impressionante. Veramente bello. Questo è molto famoso anche lui e fa parte di quel periodo discografico di prog rock dove si usavano tanto questi suoni e chiaramente avevano fatto successo. Qui si torna alle sigle televisive dell'epoca. Ecco, a proposito del discorso che facevo, ecco, come vedete passo davvero da un mondo all'altro in modo molto veloce. E ogni preset ha questa, un po' come dicevo nella recensione proprio del Nordwave 2, quella sensazione di novità ogni volta. Qui questo è un altro classico dell'epoca, diciamo. E qui il discorso che facevo prima. Anche quando c'è tanto movimento, molti effetti, tra l'altro che come avete sentito gli effetti sono incredibili, molti effetti e complicatezza nel suono, movimento e tutto, in ogni caso comunque si capisce sempre
dal punto di vista armonico di che cosa si tratta, e questa è la forza degli strumenti belli, di qualità, e anche di chi ha fatto il sound design, perché qui ragazzi veramente hanno fatto un lavoro pazzesco. Dispiace quasi pensare che all'epoca non abbia ricevuto, diciamo così, l'attenzione che meritava, ecco. L'attenzione l'ha ricevuta, ma molto spesso in modo poco approfondito. Ma molto spesso capita, che ne so, nel cinema è capitato 1000 volte che qualcosa sia stato un flop e poi sia diventato un mito, no? L'unico problema di questa tastiera è la colla rossa. Purtroppo chi ci è passato ha vissuto quel problema lì. Reverse. Questi suoni campanellosi ce ne sono un miliardo, sono tutti poi strutturati. Qui abbiamo un basso splittato, chiaramente anche di tutte queste cose non ho parlato, c'è il multimode, ci sono tante cose che si possono utilizzare importanti, si possono sovrapporre davvero molte cose, si possono avere molte soluzioni, ma insomma più o meno avete capito di che cosa si tratta. Abbiamo due LFO, abbiamo tutto quello che serve in un synth, gli inviluppi, tutto, l'ho già detto prima, e ci sono vari parametri che riguardano le peculiarità anche di questo tipo di sintesi e di mentalità. Poi c'erano delle card PCM che permettevano di inserire anche dei suoni di percussioni, di batterie, campionamenti, diciamo PCM, e tutto questo integrato rendeva la tastiera anche dal punto di vista produttivo in studio molto molto interessante. Io ragazzi credo di essermi fatto trasportare, forse non sono entrato troppo nel dettaglio, ma questa tastiera, se la trovate in buone condizioni e l'acquistate, fatelo solamente se, secondo me, se vi interessa una cosa di questo tipo, perché con questa non si può fare tutto, anzi ha una voce molto precisa, è davvero anche un sintetizzatore che può essere anche tradizionale, è davvero una grossa potenza sonora. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, spero sia stato utile e piacevole, vi invito così a iscrivervi al mio canale se vi piace, se quello che faccio, e a cliccare sulla campanella per essere avvisati quando combino qualcosa, essere disturbati. E ringrazio tutti, vi saluto, JD800, grazie a SynthCloud che mi ospita, grazie soprattutto ad Alex che mi ha dato la sua tastiera che sto cercando di trattare con la massima attenzione, e grazie a tutti, un abbraccio, ciao ciao.